Il tuo primo lick 251, costruiscilo da solo in meno di 3 minuti. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Insegno alle persone a suonare sax e clarinetto anche partendo da zero, ma seguo anche persone che sono a livello intermedio con jazz e improvvisazione e a mia volta formo altri insegnanti con percorsi di coaching, problem solving e formazione didattica. Se è la prima volta che capiti sul mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti e se vuoi sostenermi lasciami un super grazie. Oggi ti insegno un lick facile. È un lick 251 e viene quindi costruito in un ambiente diatonico, quindi non presenta note alterate, e nell'esempio ti farò sentire un lick 251 sul centro tonale di Do. Facciamo un esempio pratico partendo dalla scala di Do maggiore. Se io vado sul secondo grado della scala di Do maggiore, trovo un Re che forma un accordo minore settima. In questo caso Re, Fa, La, Do. Triade minore con settima minore. Sul quinto grado della scala di Do ottengo la nota Sol che va a formare un accordo di dominante. In questo caso avrò la triade maggiore, Sol, Si, Re e la settima minore che Fa. Tornando al grado 1 otterrò ovviamente una triade maggiore con una settima maggiore. Do, Mi, Sol, Si. Avremo quindi una progressione Re minore settima, Sol settima, Do maggiore settima. Pratichiamo questi accordi per sentirne il sound e incominciare a prendere confidenza. Re minore settima, Sol settima, Do maggiore con la settima maggiore. Li suono uno dopo l'altro. Quando abbiamo preso confidenza con la struttura del 251, in questo caso ho suonato una battuta di Re minore, una battuta di Sol 7 e 2 battute di Do maggiore delta, perché in questo modo vado a rispettare la struttura di 4 battute. Adesso che abbiamo sentito bene come suonano questi accordi, andiamo ad applicarli all'interno del lick. In descrizione a questo video troverai un PDF con questo lick trasposto in tutte le tonalità. Il lick, come puoi vedere, è Re, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Re, Sol. Lo suono prima liscio in quarti. Quando non ho più dubbi sulle note da eseguire, vado a eseguirlo in ottavi con la giusta articolazione. Arrivato a questo punto posso decidere di praticare il lick, e sarebbe auspicabile farlo in tutte le tonalità. Posso decidere di praticarlo per quarte, quindi fare il centro tonale di Do, poi passare a quello di Fa, quello a Si bemolle, oppure andare per quinte, Do, Sol, Re, La, Mi, eccetera, oppure posso salire o scendere di un semitono a seconda di quello che mi aggrada di più. Il consiglio che do sempre ai miei allievi è quello di praticare per quarte, perché per quarte vanno i blues e un pochino le strutture anche dell'armonia quartale. Quando questo lick è in ordine e lo padroneggio benissimo in tutte le tonalità, posso aggiungere una nota di passaggio cromatica per rendere il lick un pochino più lungo. In questo caso andrò sulla quinta, quindi Sol, e scenderò cromaticamente sulla settima di Sol che Fa con un passaggio cromatico, quindi farò Sol, Sol, bemolle, Fa. Andiamo a sentire come fa. Il lick in questo caso suonerà come quello di prima, ma andrò a mettere il semitono cromatico fra il Sol e il Fa. Questo tipo di lick 251 sono dei lick che si possono utilizzare ovviamente nelle sequenze 251 quando le trovo all'interno dello standard, ma anche in altri tipi di accordi, sugli accordi minori, sugli accordi dominanti, sugli accordi maggiori. Per fare questo ovviamente ho necessità di conoscere un minimo di armonia per capire qual è il centro tonale della progressione che sto suonando e quindi non fare grossolani errori di inserimento di lick.
Praticare questo lick in tutte le tonalità, oltre ad essere un ottimo esercizio di tecnica strumentale, è anche un ottimo esercizio di air training. Quindi il consiglio che ti do è: prendi il modellino in Do e trasponilo in tutte le tonalità, anche se il PDF è completo. Ricordo sempre che suonare della musica scritta è utile, ma capire la struttura dell'esercizio e formularlo da soli è molto più efficace. Ci rende più consapevoli del sistema tonale e della distanza fra i vari gradi delle triadi maggiori, minori, aumentate e diminuite. Quindi la pappa pronta è già in descrizione, però se ti vuoi fare un piatto davvero gourmet stellato, in questo caso occorre che ti metti un attimino a scriverti il tuo esercizio, e in questo modo puoi anche personalizzarlo, perché puoi inserire il tuo lick in progressioni di quarte, di quinte, di semitoni, di toni interi. Puoi un pochino personalizzarlo come ti aggrada di più. Se ti cuci addosso il lick e te lo fai da solo, funziona molto meglio, te lo posso assicurare. Sono sicura che questo contenuto potrà essere un ottimo spunto per chi vuole praticare, ma soprattutto per chi vuole creare, perché creare, ricordo, essere una cosa molto importante, e noi umani siamo esseri creativi. La creatività non è una cosa che ci viene data di default, è una cosa che invece va esercitata. Quindi esercitati, diventa più creativo e resta umano. Mi raccomando, anche piccole cose, ma crea ogni giorno qualcosa. Dal pianeta Terra seriate è tutto, e io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!